posizione geografica può essere centrale per lo sviluppo di una città, ne è un esempio Norimberga, che è praticamente il centro geografico d'Europa. Tra il 400 e il 500 ha vissuto la sua epoca d'oro, in particolare grazie al commercio delle spezie. Norimberga si trova all'incrocio tra le principali vie di commercio d'Europa. Qua ci troviamo a circa 4 giorni di viaggio a cavallo da Venezia e pensate che se all'epoca un'abitazione costava in media 250 ducati, un viaggio di quel tipo ne costava 80, quindi era un settore davvero redditizio il commercio. Tra l'altro in questo momento sono proprio in quell'ambiente filtro tra i bastioni dove i commercianti si fermavano per essere controllati e per pagare i pedaggi. Dopo il 500 Norimberga ebbe un tracollo, ma rifiorì nella seconda metà dell'Ottocento grazie alla ferrovia. Sfruttò ancora quella centralità europea per diventare un importante snodo ferroviario, ma non solo, si sviluppò anche un'industria legata alla ferrovia e di produzione di treni, di binari. Ne conseguì un'esplosione demografica. Oggi di quell'industria non è rimasto nulla, a parte una grandiosa stazione ferroviaria. Oggi Norimberga, che è una città di 500.000 abitanti, campa soprattutto di servizi, in particolare turismo e assicurazioni. Infatti la principale azienda della città è un'azienda che produce sistemi informatici per la contabilità delle aziende. Norimberga è stata praticamente rasa al suolo dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, per motivi non strategici, ma simbolici. La città è stata infatti la sede, a partire dal 1933, dei raduni del partito nazista, scelta da Hitler perché roccaforte della sinistra. L'architetto Albert Speer concepì questo complesso monumentale che ricordava le forme classiche, disegnate però in maniera stilizzata come la tribuna che ricorda l'altare di Pergamo, tribuna da cui vi sto parlando ora, dal balconcino di fronte a me, che è quello da cui Adolf Hitler pronunciava i suoi discorsi d'odio di fronte a migliaia di persone. L'area dei raduni di Norimberga è immensa, è grande quanto il centro storico. C'è il Palazzo dei Congressi a forma di Colosseo, il campo Zeppelin dove si ammassavano le truppe, la via grande per le marce. Oggi è una seconda città dimenticata. Le rovine di questa architettura nazista che emergono dal verde, davvero come delle rovine provenienti dall'antichità, sono il più vasto complesso di architettura nazista presente, rimasto ai giorni nostri in Germania. E il dibattito a Norimberga in Germania è ancora aperto su come rifunzionalizzare quest'area. In parte è utilizzata per i concerti, è inserita in un bellissimo parco urbano con un lago con tanta vegetazione che sembra davvero un altro pezzo di foresta a ridosso della città. Norimberga, anche per la sua centralità, è stata scelta come sede per il processo internazionale contro i principali criminali di guerra nazisti. A partire dal novembre del 1945 si tenne appunto il processo proprio nell'edificio alle mie spalle, nell'ala est del tribunale di Norimberga. Il processo si svolse nell'aula 600, che è utilizzata ancora oggi. La Galleria Alta era un teatro che ospitava giornalisti da tutto il mondo. Per la prima volta venivano impiegati degli interpreti che traducevano nelle 4 lingue del processo. Non era solo un processo, era anche uno show, e qua si vede tutta la regia americana perché l'aula era di fatto uno studio televisivo, c'erano talmente tanti riflettori, tante luci che alcuni imputati portavano gli occhiali da sole. È stato un processo, quello di Norimberga, che ha segnato una svolta nella giurisprudenza internazionale perché per la prima volta le nazioni vincitrici di una guerra hanno deciso di garantire un processo che ritenevano equo nei confronti dei loro nemici. Gli storici hanno sottolineato i limiti di un processo portato avanti solo dai vincitori, ma il dialogo tra ordinamenti giuridici diversi ha posto le basi per la futura Corte internazionale di giustizia dell'Aia.
Dopo la seconda guerra mondiale, Norimberga è rinata. Ha trovato una nuova identità fra università e musei, linee metropolitane e un aeroporto connesso con le principali città europee. A Natale i mercatini. Tutto l'anno la tradizionale salsiccia di Norimberga, un prodotto IGP che si può produrre solo in città, accompagnata, perché no, da fresche birre bavaresi. Questo birrificio sorge nel centro di Norimberga, sottoterra si trova il suo deposito. È stato il primo birrificio a riaprire dopo la seconda guerra mondiale. Giunto alla seconda generazione, produce oggi 12 birre stagionali. A seasonal beer is produced or made to which adapts to kind of the weather or the feeling. So we have a red strong lager in the Christmas time. So we have a summer beer with a special fruity hop, dry hopped. Nel Medioevo la birra veniva bevuta più dell'acqua. It was safer than water, so of course it's better than water. Even today, especially today, it was safer than water because water wasn't cooked, and beer you have the cooking, you have the hop cooking. La quantità di alcol era però inferiore, era circa 2 gradi. And so even children drank a small amount of beer because it's safe. Per secoli, quando Norimberga era il crocevia d'Europa, la sua birra veniva riconosciuta perché è rossa. In former times you said when your beer gets red, so when you are on traveling, when your beer gets red, you know you are number, because that kind of color and style you only had here in this region. Oggi prendiamo gli aerei, come farò io per tornare a Bologna, ma questo viaggio in Franconia, tra i paradisi in terra di Bayreuth e il borgo da fiaba di Rothenburg, riporta le lancette dell'orologio indietro al tempo dei passi e della campagna, il tempo dei suoni e dei colori. Iscriviti al canale YouTube di Un Reporter in Valigia.